Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi faremo una ricetta un pochino difficile e soprattutto un pochino lunga, quindi tanti di voi già avranno cambiato canale. Allora, andiamo a fare i marron glacé, ok? Guardate che belle che sono queste castagne, veramente. Andiamo subito a dire gli ingredienti e a cominciare il procedimento. Allora, abbiamo qui mezzo chilo di castagne, mi raccomando prendete quelle grosse, i marroni proprio, ok? Questi, quelli belli ciccioni. Poi 700 g di zucchero, 620 g di acqua, una brocca di acqua calda che servirà adesso per metterle a bagno dopo averle incise una per una e lasciarle a bagno per almeno 24 ore, ok? Quindi, come primo step andiamo a incidere tutte quante le castagne. Dopodiché, in seconda fase, le dovremo pulire e poi bollire e andare a fare uno sciroppo con queste quantità di acqua e zucchero, d'accordo? Quindi le vado a incidere tutte e poi le vado a mettere a bagno 24 ore. Eccoci, sono passate 24 ore e a questo punto andremo a fare una cosa difficilissima. Iniziamo con il coltello, perché per quanto uno possa inciderle, le castagne hanno ovviamente la buccia molto dura e quindi ragazzi dovete stare molto attenti. Vedi, poi ce ne stanno alcune che sono anche un pochino marcette dentro, quest'anno parecchie, devo dire, ne abbiamo trovate così. Quindi le andiamo ad aprire tutte? Andiamo ad aprire tutte e soprattutto andiamo a togliere tutta la pellicina. Se per caso non riuscite a togliere bene la pellicina, che è importante, le sbollentate in acqua per 3-4 minuti, dovrebbe togliersi. Eccole qua, un lavorone, ragazzi, vi posso assicurare, però poi dopo comunque avrete dei marron glacé fatti in casa, che mica è poco, e mo' ho capito perché costano 3 euro uno, giustamente. Io l'avevo fatti una ventina di anni fa, una volta mi ero dimenticata che c'era tutta questa lavorazione, se non E l'avevo adesso fatte. che dobbiamo fare? Adesso dobbiamo prenderli, metterli in un colino di acciaio o in un cestello tipo quelli delle vaporiere e cuocerli in acqua bollente pulita per 10 minuti. Cioè voi portate a bollore l'acqua, mettete giù il cestello con le castagne, poi tanto dopo ve lo facciamo vedere, e li lasciate là per 10 minuti. Assaggiate con lo stecchino, se per caso sono tenere, perché devono essere tenere ma non spappate ovviamente, perché poi dopo comunque andranno cotte e ricotte per 7 giorni, 7 giorni. Quindi ci vediamo dopo col cestello. Allora l'acqua bolle e adesso mettiamo giù i nostri marroni. 10 minuti a partire da adesso e poi li tiriamo su. Dobbiamo assaggiare con uno stecchino, con una riempite una forchetta, meglio con uno stecchino perché almeno c'è una punta unica, e vediamo se sono fatti. Deve penetrare bene lo stecchino, ma devono essere sodi e non spappati, mi raccomando. Ecco qua quello che succede, purtroppo succede, e quindi anche l'altra volta mi ricordo che mi era successo, si rompono, si spaccano, è normale, perché purtroppo non sono, cioè noi non abbiamo comunque i macchinari adatti a fare questo lavoro, Però no? se non sbaglio c'è una Però fabbrica che vende proprio i pezzettini. esatto, infatti io non mi assolutamente perdo d'animo e che faccio? Quelle che si sono spezzate, falle inquadrare, le butto, ma non ci penso proprio. Farò marron glacé anche queste, ok? Quindi andiamo adesso a farle raffreddare e andiamo a formare lo sciroppo, ci vediamo dopo. 625 grammi di acqua, 700 grammi di zucchero semolato. Ragazzi, io avrei potuto tranquillamente farvi vedere solamente quelli interi di marroni, però visto che nella cucina succede qualsiasi cosa, volevo farvi vedere che sono diventati così spezzettati e che assolutamente non ci dobbiamo perdere d'animo. Quindi andiamo a preparare lo sciroppo e ci vediamo dopo.
Ecco qua, l'abbiamo messi come lo sciroppo ha iniziato a bollire. Allora, da adesso, appena riprende il bollore, 4 minuti, poi li togliamo, o meglio, scusate, li spegniamo, li lasciamo così, 24 ore coperti con il coperchio. Eccoli qua, hanno bollito per 4 minuti, adesso li lasciamo così per 24 ore e questo procedimento, scusate, non mi viene la parola, lo facciamo per ben 6 volte. Quindi lasciamo passare 24 ore lasciandoli a bagno, rifacciamo bollire per 4 minuti, eccetera, eccetera. Eccoci qua. Allora, ragazzi, questi sono quelli interi. E gli altri invece si sono spezzettati. Ma noi non ci perdiamo d'animo, eh? Tanto li mangiamo ugualmente. Tanto li mangiamo ugualmente. A questo punto che fate? Ci mettete sopra, li mettete su una gratella, ci mettete un pochino di zucchero a velo, ancora caldi, e li lasciate così. Faranno, ovviamente lo zucchero a velo diventerà Più scuro. sì, diventa più scuro e sono pronti, ok? Quindi ci rivediamo appena sono pronti. Ragazzi, guardate che meraviglia. Quei pochi superstiti interi. Ma è normale, ragazzi, non avendo dei macchinari adatti, loro fanno tutto quanto con i macchinari e quindi giustamente avranno le macchine del vapore dove queste castagne comunque rimangono ferme, eccetera. E facendoli a casa succede questo. Questi si sono rotti. Questi sono tutti i pezzetti delle castagne rotte, ma No, io non capisco una cosa però. Noi ci abbiamo messo sopra lo zucchero a velo. mancano i pezzi, in alcuni vero? punti non è caduto lo zucchero a velo. No, sono spariti così da sotto, no? Ah, sì? Sì, sì, sì. Guarda che veramente Guarda, vedi? Ecco, hai capito come funziona? Allora, lui non ama i marron glacé perché dice che si sente solo lo zucchero, non si sente nient'altro. Fatti in questo modo, ragazzi, sono spettacolari. se ne è mangiati già 5 pezzi. È una castagna, si sente proprio la castagna un pochino più dolce, ma è castagna. Io vi consiglio di farli. Lo zucchero, questa è un'idea di mio figlio, lo zucchero che avete usato, che poi è diventato ovviamente sciroppo al sapore di castagna, non lo buttate, perché lui mi ha detto: mamma, ci facciamo il cinnamon roll al sapore di castagna, che potrebbe essere un'ottima idea, perché facciamo addensare questo sciroppo e poi lo mettiamo sopra i cinnamon roll o addirittura dentro insieme al burro. Insomma, voglio dire, potete utilizzarlo per fare anche un ciambellone, cioè al posto dello zucchero mettete questo e via. Ragazzi, grazie di aver visto la nostra ricetta, mettete un bel mi piace, iscrivetevi. È un po' lunghetta, ragazzi, però ne vale la pena. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!